I project manager di ieri e di oggi sono due cose completamente diverse perché si è sviluppato un mercato che ha creato un nuovo tipo di project manager, cioè quello di diversi anni fa era di solito un tecnico di sala o una persona che comunque lavorava all'interno di una sala di registrazione e quindi sapeva quali sono le dinamiche di una sala di registrazione, che sono normalmente quelle di registrare una voce in un determinato modo, il doppiaggio in sync, fuori sync o quello che è lo fa in un certo modo e quindi conosce per esempio i passaggi dalla lingua inglese alla lingua italiana, tedesca, francese, eccetera. Sa perfettamente che il traduttore generalmente fa una traduzione di stile con la necessità di mantenere un'eleganza della lingua. Invece lui tecnicamente, il tecnico, il project manager della sala di registrazione sa perfettamente che deve stare in quei tempi e se anche non è esattamente elegante chi se ne frega, capito? Quindi chiederebbe al traduttore determinate cose. Di conseguenza quando un cliente si presenta a lui e gli dice dovrei fare questa in italiano, partendo dall'inglese, e il tecnico dà un'occhiata all'italiano, dà un'occhiata all'inglese, dice qua ci sono le stesse parole che ci sono in inglese o sono di più? Se sono di più noi sappiamo che abbiamo bisogno di tempi necessari a farci stare l'italiano. Il video è già montato? È stato montato tenendo tempi stretti, cioè seguendo esattamente il parlato dell'inglese, per esempio, come accade oggi. I tagli sono molto netti, molto veloci, vengono tagliati anche i fiati, i respiri. Ok, lo puoi fare anche sull'italiano quando farai il montaggio, però potrebbe non rientrare, soprattutto se il numero di parole non è lo stesso. Tu puoi andare molto più velocemente in italiano, parlare e farti capire comunque, però per un italiano magari ti fa capire, ma il cliente potrebbe dirti no, parli troppo velocemente, vorrei che fosse un po' più rilassato. Grazie, lo vorrei anch'io se ci fosse lo spazio. Questo il project manager è un problema che ha già affrontato. E poi c'è un altro di problemi che il project manager di un tempo conosceva. Cosa sapevano fare i propri attori? Cioè, se lavori da remoto e quindi lavori con persone che si trovano da un'altra parte, non so, sei inglese, devi lavorare con un italiano che si trova in Italia, tu sai perfettamente che cosa quell'italiano o quel francese o quel tedesco è in grado di fare sui progetti. Cioè, se tu gli dai un incarico, che cosa è in grado di fare? Ti do un video, anzi non ti do neanche un video, ti do un testo, devi andare in sync su quello che c'è scritto sul testo. Questo è uno dei problemi che mi hanno raccontato questo mese, per esempio. Ma ho parlato con 3 persone solo questo mese che avevano avuto un problema molto simile relativo all'incapacità di comprendere il mestiere da parte del project manager. In questo caso, per esempio, appunto, un testo con il time code indicato sul testo. Il project manager dovrebbe conoscere questa cosa, di conseguenza quando chiede il prezzo al cliente dice ok, allora tu devi fare una cosa in sync, non mi dai il video, devo lavorare sul time code del testo, la lavorazione è diversa rispetto a un over voice tranquillo in cui io ti dico tieni un ritmo elevato, ritmato, quello che ti pare, non superare la durata massima di 2 minuti, facciamo per ipotesi, e tu leggi tranquillamente senza. Oppure ti do l'audio, segui l'audio, è un lavoro in sync, è già leggermente diverso rispetto a un lavoro con il timecode scritto su testo. Il timecode scritto su testo non lo sanno fare tutti. Il project manager di una volta sapeva perfettamente capire se lo speaker con cui stava parlando era in grado di fare questa cosa perché gli parlava e parlava la sua stessa lingua. Da tecnico, di studio, di sala. E l'altro gli poteva dire sì sono in grado, no non sono in grado. Se non sono in grado mi connetto con te, tu fai il timecode, io ti registro perché in fondo sono un attore. Ma se non puoi fare questa cosa, se sei un project manager che non vuole che i tuoi attori entrino in contatto diretto con i tuoi clienti perché hai paura che te li portino via, perché questa è la realtà, cioè oggi abbiamo dei project manager che devono fare in modo che l'attore rimanga un prodotto che però non può essere fatto vedere direttamente all'utente finale, solo i demo deve sentire, sulla base di quello deve decidere se gli piace la voce o meno. Il project manager di oggi sui portali non sa niente di tecnica, di tecnologia, della roba che sta facendo usare e quindi prende i demo che ha già sul suo portale magari da 10 anni di persone che non conosce, che non ha mai contattato, che non contatterà se non per proporgli il lavoro
Lavoro di cui avrà già fatto un calcolo approssimativo di quanto costa. 1500 parole? Non c'è problema, io ho fatto un calcolo di 1500 parole. Sì, ma grazie al cazzo ci sono differenze se sono 1500 parole con un timecode o senza il timecode. C'è una differenza, quindi dovresti saperla questa. Non la sanno, non la sanno. Quindi ti propongono il lavoro, dicono io ti do questa cifra per fare questo. Mi serve entro domani. Cioè, ti faccio, guarda, un esempio molto banale, un attimo solo che mi apro in modo da poter sentire quello che faccio anch'io. Ti faccio un esempio banalissimo qui, ecco. Questo per esempio è un esempio di timecode. Partiamo da 23 e arriviamo, che ne so, qua sotto a 10:39, no? Come lo fai il timecode? Apri un software e poi vai a cercarti 23 secondi. Allora, aspetta che lo sposto un po' più in là che tanto non ci interessa. Tiriamo via anche l'inglese per il momento. No, lo lasciamo perché ci serve come riferimento. Ok, lo lasciamo un po' più piccolo. Allora, questo per esempio è un testo in cui ci sono i timecode. Abbiamo detto che noi partiamo da 23, perfetto. Vado a cercare il 23esimo secondo. 7, 8, 9, 10, 23 si trova qui, 23. La prima cosa che devo fare è mettere un marker intorno ai 23. Qui è 23,05. Non mi interessa, cioè, più o meno è qui. Io parto da qui. Ti dico più o meno perché effettivamente sarà un più o meno, cioè non dovrò essere necessariamente a 23,06. Poi questi 0,6 sono millesimi, centesimi, sono indicati come frame video a 25 fotogrammi, 24 fotogrammi. Com'è? Non c'è scritto qui se sono 24 fotogrammi ogni frame indicato qui, quando sono a 24 sono a un secondo, se sono a 25 devo arrivare a 25, quindi stiamo abbastanza a spanne. Già questa è una cosa che nessun PM ti dice mai perché neanche lo sa. Bene, io devo partire a 23 secondi. Il primo punto di stop dove partirà la seconda frase è a 27 e mi vado a fare un marker a 27. Capisci che non è esattamente come fare il voice over standard così, 27, siamo 27.01, ma chi se ne frega, va benissimo, più o meno abbiamo più o meno. Il resto veramente dico più o meno, vado più nel dettaglio, andiamo a cercare 32 secondi, ok, andiamo a cercare 32 secondi, dov'è? 32, qua 31, 32, sono 32 qualche millesimo, non è neanche te lo fa vedere, chi se ne frega. Poi abbiamo detto che l'altro punto di stop è a 39, li faccio tutti perché a un certo punto ti accorgerai 38-39 che io qui ho già il primo problema. In questa serie e poi devo prendermi anche l'ultimo, cioè dove finisce, perché c'è un punto di stop. Molto spesso in questi testi non c'è il finale. Vale a dire, magari alla fine c'è un lungo discorso e non ti dice quando finisce. E tu lo fai, ma dici, ci sto dentro, non lo so perché non c'era il finale. E invece io qui ce l'ho perché è l'inizio del discorso successivo, che inizia a 48 secondi. Bene, andiamo a 48 secondi. Ti rendi conto che questa cosa, per saperla fare, deve essere un po' tecnico. E non tutti gli speaker la fanno questa cosa, non tutti sono in grado di farla e questi project manager manco lo sanno. Quindi io adesso parto dal primo, per esempio, che è questa parte qui, naturalmente anche lo sviluppo. Ok, andiamo da questo e partiamo così. Naturalmente anche lo sviluppo di serie trae eccezionali vantaggi da questi sforzi. I ragazzi si impegnano a tirare fuori il massimo dalla vettura in ogni settore. Il downsizing e la tecnologia turbo hanno ricoperto un aspetto molto importante nello sviluppo della 919. Per questo motivo anche la nuova 911 ora dispone della migliore tecnologia turbo attualmente disponibile e ve lo posso confermare sulla base della mia esperienza personale quotidiana. Vediamo se ci sono stato. Dopo devi fare il sync, ok? Cioè questa cosa il project manager te l'ha detta e dopo ti farai il sync e un paio di palle, vediamo se ci sta. Allora, qua sono fuori già col primo, ok? Qui sono già fuori col primo. Cancelliamo, andiamo a vedere. Col secondo posso rubare un po', quindi me ne frego. Tolgo. Il terzo è leggermente più corto, va bene così. Il quarto è più lungo e va oltre. Quindi come faccio? Non posso avvicinarli troppo perché se li avvicino troppo, però questo lo posso portare qui. Qui ruberò un po', qui c'è un piccolo fiato in mezzo, ma se lo tolgo eccessivamente questo fiato si sente che è stato eliminato brutalmente, quindi e qui vado un po' fuori. L'unica possibilità è eventualmente di dire tutta questa frase. Per questo motivo anche la nuova 911 ora dispone della potrei rifarla in modo più veloce, allora vado sulla traccia sotto e provo a farla più veloce. Riparto da qui e vediamo di recuperare un po' di spazio. Devi rifarla. Ok?
Per questo motivo anche la nuova 911 ora dispone della migliore tecnologia turbo attualmente disponibile e ve lo posso confermare sulla base della mia esperienza personale quotidiana. Sicuramente ci sto, però l'ho detta veramente veloce, ho legato i due punti. Potrebbe non piacere al cliente, no, è troppo veloce, fai una pausa lì sopra, capito? Ma se io so che dall'altra parte, per esempio, posso rubare, magari vado in quella successiva, dice, quando finisce 48, 53, abbiamo tempo fino a 53. Questa frase, 52, 53, eccola qua, mettiamo un marker qui. Se io tengo la prima, cioè questa roba qui, ma non te la pagano, voglio dire, capiamoci, non te la paga nessuno. Se io tengo la prima, resto in rec su questa traccia, no? E faccio anche la location 5, che per me potrei dargli un nome, adesso non gliel'ho dato per pigrizia. Cioè, se io faccio questa frase qui, la nuova 911 è stata sviluppata qui a Weissach, e faccio anche quella successiva, ok? Parto da qui. La nuova 911 è stata sviluppata qui a Weissach sullo stesso circuito di prova della 911, ma gli ingegneri delle vetture da corsa non sono vicini alla divisione dello sviluppo in serie solo fisicamente, ma anche per i contenuti. Sono andato talmente veloce che l'ho detta malissimo, però giusto per avere un'idea dello spazio. Sono lungo nella prima e la seconda come finisce? A 1 minuto e 01. Io dovrei arrivare al massimo a 1,01. 1,01 è qua. 1 minuto 03 02 01. 1 minuto e 01 è qua. Ok, sì, qua ci sto. Se tolgo questo potrei anche starci. E allora, a prescindere dal fatto che sarebbe da rifare perché sono andato molto veloce, però sì, potrei anche starci. Però qui ho dovuto rubare in questo pezzo, qui sono andato oltre, questo è leggermente più corto, per cui ritorno in sync alla location 7. Cioè, voglio dire, il project manager non fa questo conto quando ti passa il lavoro. Non dice, allora questo non sarà un voice over standard, ma sarà sincronizzato. No, ma non c'è il filmato, quindi non è sincronizzato. Tua zia! Ci sono i marker da mettere ogni volta, devi vedere se stai in quello spazio. E poi, non avendo l'audio originale, sei costretto a inventarti tu l'audio per la tua esperienza, ma non è detto che sia quello giusto, non sai come sta parlando l'altro. Ok, resti in condizione standard, però il project manager questa cosa non la sa, porca miseria. E poi non è finita. Ad esempio, di tipo economico. Un collega mi chiama e mi dice: ma volevo confrontarmi con te per una questione così economica, perché non capisco. Gli è arrivato, il project manager l'ha contattata e gli ha fatto un'offerta, ti faccio un'ipotesi, tipo 250 euro per registrare questo filmato di 3 minuti o 2 minuti che terranno solo sul loro sito web. Ok. Anche ipotizzando che rimane sul loro sito web per sempre, ormai è quasi una convenzione regalarlo, nel senso che tu lo fai e poi loro lo tengono sul sito web per sempre, non metti un limite all'uso di quel prodotto sul sito, e potrebbe anche andarti bene. Se non fosse che quando ha ricevuto il testo si è reso conto immediatamente che quello era un testo pubblicitario. Dice: questo non è un filmato, un corporate di quelli che tieni sul sito e che di solito vendi a una certa cifra. A questa agenzia hai fatto una cifra, però è, diciamo, perché concordiamo normalmente che quello che tengono sul loro sito o sui loro social sia quello. Questa è una campagna pubblicitaria e si capisce perfettamente. Allora scrivi al project manager, che è sempre quello che non sa un cazzo di questo mestiere e quindi vende semplicemente gli spazi, e gli dici: ma sei sicuro che il prezzo sia adeguato? Perché questa mi sembra una campagna pubblicitaria. Ci sono delle pianificazioni? No, il cliente non me ne ha parlato. Tu non hai letto il testo e se anche l'avessi letto non lo hai capito, perché non sei del mestiere. Infatti, tempo una settimana e il cliente si presenta dicendo: oh, a proposito, qui sono compresi tutti i passaggi, è vero, Spotify, YouTube, tutti i social. No, caro. No, il prezzo era concordato diversamente, c'è anche scritto, quando vai sul sito e fai una casting, c'è proprio scritto per la pianificazione pubblicitaria contattare per farsi fare il preventivo. Tu non hai contattato per farti fare il preventivo, hai comprato un prodotto a prezzo fisso e poi adesso lo vuoi usare in un altro modo. Ah no, ma è perché sai, il mio, gli risponde, il tuo collega polacco ha accettato, e poi gli ha sparato una cifra ridicola, veramente bruscolini, e lei dice: non me ne frega un cazzo di quello che ha accettato il mio, poteva anche venire da te e farti una pippa, ma non sono io,
capito? Cioè, me lo chiedi, se io accetto bene, se no non accetti neanche il lavoro. Adesso il lavoro tu te lo sai già fatto fare, hai preventivato quella cifra e non vuoi pagare la cifra successiva perché ti metti... E il project manager era stato avvertito di questa cosa, ma non aveva capito perché non ha nessuna esperienza, non conosce il mestiere e quindi abbiamo un problema quando siamo noi che dobbiamo metterci a fare questa cosa. E il project manager potrebbe essere anche quello che poi si sente infastidito dal fatto che tu gli rompi i coglioni perché insomma stai cercando di fare il tuo lavoro. Dici, allora mi hai mandato un testo con il time code e poi l'hai venduto come fosse un voice over standard, dici che non è in sync perché non c'è il video, un paio di palle c'è. Quest'altro mi ha mandato uno spot, lo ha pagato come un normale voice over e poi dopo lo ha preteso con una cifra bassissima perché venisse usato come campagna pubblicitaria, perché tanto ormai l'avevi fatto. A parte il fatto che non ha accettato e poi alla fine, voglio dire, il cliente ha detto va bene, allora ti pago la pubblicità. Ma no, ma che strano, perché cosa dovevi fare, capito? Ci sono queste cose, ma il problema è stato causato a monte dall'assenza di un project manager che conosca il mestiere. Non sa un cazzo di quello che sta facendo e sta vendendo degli spazi. D'altra parte gli diceva anche, se non sbaglio, no ma dai, accetta, in fondo anche gli altri hanno accettato. Ma sei tu che non dovresti accettare, tu che stai proponendo quando il cliente ti arriva e non ti dà le informazioni e tu non sei in grado di capire il lavoro che stai vendendo, ma che razza di mestiere stai facendo? Sei un venditore di tappeti. Allora, poi c'è un altro tipo di doppiaggi, la storia del doppiaggio. La storia del doppiaggio, questa è successa a me invece. Mi arriva una richiesta per un doppiaggio in sync. Devi stare molto in sync. Va bene, sto molto in sync, nel senso più preciso possibile. Dove inizia lui, finisci anche tu. Poi sotto c'era un PS che diceva sentiti libero di modificare il testo per adattare meglio il labiale. Alla parola labiale mi è venuto un attimo, ci sono accese tutte le luci perché il labiale è un'altra cosa. Cioè un voice over in sync in cui io sto perfettamente in sync da quando lui inizia a parlare a quando lui finisce di parlare ci può anche stare, devo prendere i tempi esattamente come ti ho fatto vedere prima. Col time code, nel senso che io mi faccio un marker inizio-fine, sì, ma più che altro guardo lui quando inizia e quando finisce, cerco di prendere il tempo e a quel punto dovrò farlo 1, 2, 3 volte, dipende da come è stato scritto il testo, anche lì conta molto. E allora gli chiedo, sì, un attimo, labiale, io farò un voice over in sync, ma voglio sapere, non avevo ancora visto il testo, perché poi ti fanno queste richieste, ti propongono la cosa e poi il materiale te lo mandano dopo. Potresti mandarmi il testo così verifico se è possibile fare questa cosa, perché vorrei sapere se il traduttore ha fatto un buon lavoro. Il traduttore aveva fatto un buon lavoro, nel senso che aveva realizzato un testo in cui se c'erano 20 parole in inglese, lui aveva messo 20, a volte anche meno parole, in italiano. Non so come avesse fatto, ma ce l'ha fatta, ha fatto un ottimo lavoro. Ma non ha fatto un adattamento dei dialoghi, perché il traduttore fa il traduttore. Per quanto bravo sia, per quanto sia stato intelligente nel contare il numero di parole, lui non aveva visto il video. Quindi non sapeva che il tipo diceva 20 parole, però le prime 3 erano brevi, le altre erano lunghe, per esempio. E quindi mi iniziava il discorso con delle parole molto lunghe in cui lui stava praticamente fermo con la bocca e poi alla fine diceva delle altre... E non tornava, cioè io muovevo le parole in un certo modo che non corrispondevano al labiale di quella persona. È un lavoro diverso. Allora gli ho scritto dicendo, guarda, posso farlo in sync stando nei tempi, ma se mi parli di labiale io devo riscrivere una bella parte del testo, soprattutto quando lui è in primo piano, il personaggio principale, e io devo fare questo e devo recitare come lui, perché lui ha un certo tipo di recitazione. Se io faccio una recitazione di un certo tipo, se la tengo, ottengo un risultato, altrimenti sembra che io sia sottotono, io stia parlando da un'altra parte, sembra un altro che sta prestando la voce, non entra, cioè devo attaccarmi alla sua faccia se mi chiedi un labiale, capito? Se toglierei completamente la sua voce da sotto. Ah sì, non c'è problema. Ok, non c'è problema. Faccio il lavoro, 12 minuti di labiale, che ti garantisco ci vuole una paccata di tempo per farla, di labiale, di sync. Comunque ci vuole un bel po' di tempo a fare questa roba qui. Becchi tutti i tempi, lui andava piuttosto veloce in inglese, io andavo piuttosto veloce in italiano e gli faccio questa bella recitazione in cui lui si muoveva tanto, era un tipo molto dinamico. E poi mando l'audio e dopo un paio di giorni il cliente dice quali parole hai cambiato per... Dico, non ho cambiato nulla. Perché? Perché cambiare il testo senza averlo
fatto verificare è un grosso problema. Il project manager dovrebbe saperlo. Se tu chiedi che il testo venga cambiato, ma non lo potresti cambiare prima e poi me lo fai vedere e dopo lo registri? Ma io per cambiare il testo, e questo tu non lo hai messo nei prezzi, devo farlo. Cioè nel senso che devo mettermi lì e fare frase per frase, sequenza per sequenza, tutta l'operazione di doppiaggio per vedere se ci sta. Poi alla fine, quindi tanto vale che lo faccia, già che ci sono lì, lo sto facendo io, lo scrivo, lo faccio e te lo registro. E poi cambio il testo, ma a quel punto l'ho già registrato. Poi ti mando il testo, se tu mi chiedi di fare dei cambiamenti, a quel punto dovrò fare ulteriori cambiamenti e verificare che i cambiamenti che tu mi hai chiesto corrispondono poi al labiale che si trova lì. A questo punto dobbiamo mediare e dire, allora ti va bene se questo pezzo non è esattamente in labiale, ma se io dico aba, lui dice puppu, e si vede che c'è differenza di movimento delle labbra, perché tu mi hai chiesto di chiarire, no, preferisco che sia labiale, allora lascialo come cacchio te l'avevo messo io. Ma qui hai detto una parola, è un'esclamazione, ho detto un'esclamazione, come lui l'ha detta in inglese, ma qui c'è la parola cavolo, ho messo la parola cavoli, perché a un certo punto dice qualcosa di un'esclamazione, qua ci stava, cavoli, cosa ha fatto? Non capito, perché ci stava proprio sul suo parlato, cavoli, era perfetta, ma lui non capiva cosa c'entrassero i cavoli perché non è madrelingua, quindi non capiva cosa significasse cavoli. Cavoli è un ortaggio, sì, ma noi diciamo cavoli, è un'esclamazione. Non la capiva, cioè ci è voluto una settimana per fargli capire questa cosa. Ma in sostanza io il lavoro alla fine l'ho fatto 2 volte. E nella seconda ho rischiato di dover rifare delle parti perché non capiva i cambiamenti che avevo fatto per stare sul labiale. Però lo voleva in labiale, capito? Il project manager invece, se avesse capito questa cosa, avrebbe immediatamente preteso un incontro tra i due, cioè io e lui guardavamo il video insieme, ma non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare perché non puoi incontrare il cliente, altrimenti quello lavorerà direttamente con te. Capito? E quindi non ti mettono in contatto e tu devi fare tutto questo per interposta persona e la persona che sta in mezzo non sa un cazzo di quello che stai facendo e prende delle decisioni senza sapere quello che stai facendo. Ecco, questa è la storia che ti volevo raccontare oggi, a te che vuoi iniziare a fare voiceover, che magari sei uscito da una bella scuola di doppiaggio dove ti hanno insegnato tutte le battute, come seguire il sync, tutte queste belle cose qui, poi ti ritrovi di fronte a un'agenzia che ti manda questa cosa con un project manager che non sa fare il tuo mestiere. Questa roba dovrebbe essere messa negli esami di terza media. Si fa ancora l'esame di terza media. Ciao. Ehi Jack. Niente, no, non gli interessa un cavolo.